Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Caffè. Vi rubo giusto 10 secondi del video principale per annunciarvi che il 15 settembre sarò ospite nel programma Twitch Monitor Crime. Come suggerisce il nome stesso, parleremo di crime, quindi del mondo del crimine. Io sarò in veste di laureata in psicologia e cercherò di dare la mia opinione anche a livello psicologico, un approfondimento a livello psicologico a tutta la questione, ma mi conoscete, non sarà certamente una lezione di psicologia. Anzi, sarà qualcosa di veramente interessante e molto divertente, sebbene sia un po' macabro chiamare divertente il mondo del crimine, ma avete capito cosa intendo. Se siete interessati o incuriositi di questo mondo qui, del mondo del crimine, e volete anche esprimere la vostra opinione, sentire che cosa abbiamo da dire noi altri, perché non sarò da sola, anzi ci sarà una bella banda a mio seguito, siete invitati il 15 settembre verso le 9:30 di sera sul canale Twitch di Seclusion. Vi lascerò ovviamente il link in descrizione. Ultima cosa, ma non meno importante della precedente, grazie veramente di cuore per tutto l'amore e l'apprezzamento che avete avuto nei confronti del video precedente, lo speciale per i 666 iscritti. Davvero non mi aspettavo tutto questo entusiasmo, visto che comunque è un video parecchio distante da ciò che faccio di solito, ma davvero grazie di cuore. Sicuramente, visto che l'avete amato così tanto, farò una seconda parte e magari porterò qualche video del genere anche in futuro. Quindi veramente grazie di cuore per tutto il supporto e l'amore che avete nei confronti del mio canale, della mia persona, di questo progetto. E ora iniziamo con il video. Questo episodio sarà veramente molto in linea con lo spirito del Metal Caffè, perché vi giuro non ho preso alcun appunto. Vi parlerò a ruota libera di un EP che ho ascoltato forse una decina di volte in questi giorni, leggendomi per bene tutti i testi e tutto quanto, cercando di carpire quante più cose possibili il mio cervello potesse carpire. Quindi è veramente molto in linea con il concetto di parlare a ruota libera con degli amici dall'altra parte dello schermo. Sono particolarmente felice di parlarvi a proposito di questa band oggi, poiché i Mater Infecta sono di Foggia, quindi della mia regione. Certo sono molto più a nord di me, io sono molto più terrona, ma comunque sono delle mie zone, e trovare dei ragazzi di queste zone che fanno una musica del genere, con una qualità del genere, è veramente raro. I Mater Infecta debuttano nel 2021 con l'EP Veleno, e già all'epoca devo dire che mi piacque parecchio. Infatti questa band io la conoscevo già prima che mi chiedessero di parlare del loro EP, ho accettato con estremo piacere perché già li conoscevo e già apprezzavo parecchio il loro lavoro. Sono tre ragazzi molto molto giovani, sia dal punto di vista anagrafico sia proprio come progetto, come identità progettuale e musicale in sé, poiché è il primo progetto in cui debuttano. E appunto ha praticamente solo 4 anni di vita, se contiamo anche quest'anno qui, perciò è ancora più impressionante la qualità musicale che loro propongono. Diciamo, io dividerei, o meglio sovrapporrei questo progetto su 2 livelli. Ora non so se qualcuno di voi ha familiarità con le DAW, quindi con Reaper, Logic, Ableton, quel mondo lì insomma, ma è come se ci fosse, no, nel primo livello, nella prima traccia, un tappeto black metal, ok? Un'atmosfera totalmente black, quindi qualcosa di molto atmosferico, di molto cattivo, di molto gelido. E sopra, sul secondo livello, ci fossero queste influenze death metal, quindi questi riffing un po' più tecnici, sebbene il tecnicismo per fortuna non viene mai esaltato in questo disco, ed è qualcosa che io apprezzo particolarmente perché non sono una grande fan del virtuosismo, o meglio del virtuosismo fine a se stesso. Quindi apprezzo molto di più un lavoro del genere, con dei riffing death metal sì molto incalzanti, quindi molto veloci e abbastanza tecnici, ma non virtuosi, ed è qualcosa che apprezzo parecchio. Nel parlare a ruota libera ovviamente ho dimenticato di citarvi il nome dell'EP, che è un qualcosa di chiave. Si chiama Di Estetica, Tormenti ed Epifanie, è uscito appunto nel 2024, anzi non è ancora uscito, infatti la data ufficiale è prevista per il 13 settembre, quindi a brevissimo. Ora non so quando guarderete questo video, quindi magari è già uscito quando guarderete questo video, ma comunque vi lascerò come sempre il link in descrizione per ascoltarlo.
Riallacciandomi al discorso appunto del songwriting, proprio il songwriting a livello chitarristico ha fatto un salto di qualità eccelso da quello che era il precedente EP a questo qui. Si sente la crescita del progetto e si sente anche la crescita a livello di affiatamento nel songwriting della band. Quello che intendo è che se nel precedente EP il basso, che tra l'altro è suonato dalla cantante in questo caso, era quasi in secondo piano, no? Diciamo che le chitarre prendevano un po' il sopravvento su tutto. In questo caso riesce ad emergere con delle melodie molto belle, secondo me, molto atmosferiche anche. E quando il basso riesce ad emergere, lo sapete, vuol dire che la persona in questione è veramente un bravo bassista. Le tracce sono in realtà poche, ma non per questo ve le citerò tutte, non per questo vi parlerò di tutte le tracce, perché sarebbe una cosa ridondante e noiosa, secondo me. Quindi vi citerò solamente quelle che mi hanno maggiormente colpito. Vi cito in questo caso l'ultimo brano dell'EP, Ligeia, che è stato tratto come singolo, se non ricordo male, dalla band, ed è secondo me il brano più riuscito dell'EP. E credo che se questo EP si fosse mosso proprio su queste coordinate per tutto quanto l'EP, probabilmente sarebbe stato qualcosa di allucinante. Una delle cose che mi è piaciuta di più della traccia è l'intro di chitarra, o meglio proprio il riffing principale della chitarra, che mi ha ricordato in qualche modo Danke Late di Burzum, per non so, forse assonanza di note. Comunque me l'ha ricordato abbastanza, anche perché c'è un arpeggio appunto, ma è veramente bello, riesce poi a incastrarsi perfettamente, come dicevo prima, con il basso, con le vocals. È qualcosa di eccezionale. Credo sia uno dei brani più belli proprio che abbia ascoltato in generale nel black metal italiano, almeno quest'anno. Parlando delle vocals, sono veramente estremamente particolari ed estremamente ben fatte. Ciò che le rende particolari molto probabilmente è perché a farle è una ragazza che di per sé ha una voce molto melodiosa, molto pacata, non so come, non so come definirla in modo tecnico, ma si può sentire bene nell'ultima traccia, appunto in Ligeia. E quello che fa è questo screaming molto stregonesco, che è un po' quello che io apprezzo di più nel black metal, onestamente, ed è quello che cerco sempre di fare anche io. La ragazza è veramente eccezionale e questo screaming stregonesco dà un senso di terrore ancora più espressivo nell'album. E il growl che fa, che non si sente spesso, lei lo fa solamente in alcune circostanze, è sempre alternato, o meglio, sovrapposto, scusate, allo screaming. E quando lo fa è qualcosa di eccezionale, un growling molto profondo, molto cavernoso. E probabilmente Ligeia mi è piaciuto proprio tanto come brano perché vi sono tutte e tre queste caratteristiche delle vocals, anche appunto la parte melodiosa che si sente a metà brano, circa tre quarti di brano, ora non ricordo esattamente quando, ma comunque si sente questa voce quasi in coro che lei fa, che è veramente bellissima e dà un'atmosfera totalmente diversa al brano. Altra traccia che voglio citarvi è l'introduzione, la title track tra l'altro. E ve la cito, voi direte, vabbè, che cavolo citi a fare un'introduzione? Proprio perché non è un'introduzione come le altre. Vi dico la verità, sarò brutalmente onesta, io non apprezzo tantissimo le introduzioni lunghe all'interno, soprattutto del black metal, perché vi dico il black metal perché è molto usuale farlo, no? Queste introduzioni di tastiera ai 3 minuti, 4 minuti, prima che inizi poi il disco vero e proprio, quindi staccato dal brano. Invece questa introduzione dura poco, dura un paio di minuti, ma poi è veramente bella perché c'è questo sound medievaleggiante quasi e in sottofondo si sente la chitarra, credo sia una chitarra acustica e non una chitarra clean, quindi una chitarra elettrica clean, perché si sente molto il rumore che si fa quando si cambiano gli accordi, che a me piace da morire, quando si scivola lungo il manico, ecco, mi piace da morire quel rumore lì, e qui lo si accentua particolarmente ed è una goduria per le orecchie.
E tra l'altro c'è anche un po' di vocals verso la fine del brano, quindi non è noioso, non è un'introduzione noiosa. Prepara in modo atmosferico a quello che andremo ad ascoltare, ma riesce a non essere noioso nel farlo, ma a prepararci bene all'ascolto. Che volendo io ve le potrei citare tutte le tracce, perché tutte hanno una particolarità, un qualcosa per cui si fa ricordare. Ci sono degli alti e bassi, secondo me, ma sono abbastanza convinta che sia perché la band è molto giovane. E non sto parlando da un punto di vista anagrafico, ma sto parlando da un punto di vista di progetto musicale. Alla fine questo è solo il secondo EP e ho apprezzato molto che loro non abbiano fatto un full length, poiché si sente che non erano ancora pronti per un full length. Questo può essere un trampolino di lancio per fare un disco vero e proprio, che secondo me è veramente un esperimento molto riuscito. Sebbene appunto sicuramente dovranno lavorare di più sull'affiatamento e sul songwriting, che comunque sono migliorati parecchio rispetto alle più precedenti, quindi non immagino cosa possano fare in un prossimo lavoro. Parlando delle tematiche, sì, per chi non mi conoscesse, non avesse visto nessun altro video, io apprezzo moltissimo le tematiche nei dischi, sono molto attaccata alle tematiche e ai testi, nonostante nessuno freghi nulla quando si parla di musica estrema, a me invece frega moltissimo e quindi voglio sapere sempre di che cosa parla e cercare di interpretarli a mio modo. In questo caso mi sono fatta dare infatti subito i testi dai ragazzi, non avendo il CD fisico che comunque uscirà e mi hanno promesso di mandarmi una copia fisica, io li ringrazio tantissimo per questa cosa ovviamente. Comunque sì, mi sono fatta mandare i testi per comprendere le tematiche e devo dire che sono rimasta un po' interdetta, nel senso, non perché siano brutte, ma perché probabilmente non le ho comprese appieno. Ligeia, quindi la traccia di cui parlavo prima, è ovviamente presa da un racconto di Edgar Allan Poe molto bello, tra l'altro se non lo conoscete leggetelo perché è veramente veramente figo. E proprio, racconta proprio la storia, questo brano del racconto appunto di Edgar Allan Poe paro paro, quindi era abbastanza semplice capirlo ed è fatto molto molto bene, lo racconta in un modo molto oscuro e non ho abbastanza memoria, anche perché l'ho letto in italiano, quindi non ho abbastanza memoria da ricordare se le parole sono prese pari pari dal racconto o se sono state comunque ispirate dal racconto, ma comunque il testo è veramente molto bello. Anche questo modo di cantare appunto della cantante, della vocalist, è riuscita a dare un senso molto più cupo, molto più glaciale al brano ed è un'atmosfera che ci stava tantissimo proprio per questo racconto qui. Mentre purtroppo gli altri brani non ho capito se si ispirassero a qualcosa di reale, a qualche racconto, a qualche figura storica, a qualche figura mitologica. Sicuramente si parla di alcuni viaggi, dei viaggi macabri che i protagonisti del racconto affrontano e quindi ci sono proprio delle visioni molto macabre, molto oscure e molto fighe da leggere. Le immagini sono veramente molto belle, perciò assolutamente non sono dei brutti testi, anzi per l'amor del cielo sono bellissimi e ci stanno veramente tantissimo con i brani e con l'atmosfera che loro sono riusciti a creare e ho apprezzato tanto che ci siano delle tracce completamente in italiano e anzi l'inglese è usato pochissimo e questo no, forse non l'ho mai detto in un video, ma comunque lo dico adesso, io apprezzo particolarmente quando una band italiana o una band finlandese o una band norvegese scrive testi nella propria lingua madre e li alterna magari a volte all'inglese, però magari come struttura generale tenda a ricercare la propria lingua madre, è una cosa che apprezzo particolarmente, soprattutto ovviamente quando si parla di italiano, essendo di parte. Ultima cosa di cui vorrei parlare con voi, che forse è l'unica cosa, anzi no, è l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire, sono gli assoli di chitarra, ma non perché non siano belli, perché credo siano superflui in questo progetto. Io credo che sia un progetto molto atmosferico, che punta tanto all'essenza, e non in senso negativo, ma nel senso che punta a dare quei feeling
senza eccedere nel virtuosismo, perciò credo che gli assoli di chitarra, sebbene non abbiano mai cercato, il chitarrista non abbia mai cercato di essere chissà quanto virtuoso o chissà quanto tecnico, e questo l'ho apprezzato, ma secondo me spezzano un po' l'atmosfera dei brani. Questa ovviamente è una mia opinione totalmente soggettiva, e non sto dicendo che a voi non debbano piacere o che i ragazzi devono cambiare direzione. Essendo Metal Caffè, essendo qualcosa in cui io parlo con voi dal profondo del cuore di musica, è qualcosa che volevo citarvi perché è l'unica cosa che non ho apprezzato fino in fondo della proposta. E ripeto ancora una volta, non perché non siano belli gli assoli, anzi in realtà sono molto carini, sono ben fatti e non eccedono nel virtuosismo, cosa essenziale per me, almeno in questi generi qui. Però secondo me appunto sono superflui alla riuscita del progetto. Quindi per concludere, che cosa posso dirvi ragazzi? A me questo EP è piaciuto da morire, mi ha conquistato dall'inizio alla fine e mi ha proprio catturato, molto più del precedente. E il fatto che questo songwriting si sia così evoluto in quanto 3 anni alla fine è qualcosa di stupendo e mette veramente le basi forti per quello che sarà il futuro del progetto. E quando parlo di songwriting non parlo solo a livello chitarristico, ma proprio il dialogo che c'è tra quello che è la chitarra e quello che è il basso è veramente qualcosa di eccezionale che nel precedente EP mancava tantissimo, e invece adesso si è arrivati a quel punto lì. E davvero il fatto che siano stati capaci di migliorare così tanto non può che promettere bene per il prossimo lavoro, che spero a questo punto sia un album, perché quando finisci questo EP dici ok, molto molto bello, ma manca qualcosa, nel senso che mancano altre tracce, proprio vorresti ascoltarne di più, quindi spero vivamente che il prossimo sia un full length. Ringrazio infine i Mater Infecta per avermi permesso di ascoltare e di parlare di questo disco in anticipo. Vi ringrazio tantissimo ragazzi, perché davvero è un EP meraviglioso. Ringrazio invece tutti voi per essere arrivati fino a qui. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace nel caso questo video vi fosse piaciuto, e come sempre, lead the fire.